Ma cosa cucinate per cena? Buongiorno a tutti amici, io sono Francesca. Oggi vi faccio vedere cosa ho cucinato di buono ieri per cena e tutti, vi assicuro, si sono leccati i baffi. Sono gli involtini alla calabrese. Si preparano in 5 minuti e sono irresistibili. Iniziamo affettando il formaggio a pasta filata. Tritiamo il prezzemolo e poi prepariamo la carne. 8 fette di carpaccio, una carne di bovino molto sottile. Oliamo le nostre fettine di carne da entrambi i lati. Nel frattempo, se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. In un piatto capiente aggiungiamo il pangrattato, il parmigiano e il prezzemolo. Se vi piace potete aggiungere anche dell'aglio tritato. Impaniamo bene le nostre fettine di carne. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like, grazie di cuore. Adesso non ci resta altro che posizionare il formaggio al centro della nostra fettina e arrotolare su se stessa. Facciamo un po' di pressione, così in questo modo la fettina non si aprirà durante la cottura. Infilziamo con 2 stecconi e i nostri involtini sono pronti. Per quanto riguarda la cottura, oggi li faccio in padella. Se volete potete anche farli al forno oppure in friggitrice ad aria. Voilà! Prendiamo una padella capiente e inseriamo all'interno circa 20 g di burro e 2 cucchiai di olio extravergine. Facciamo sciogliere bene e inseriamo i nostri involtini all'interno. Li capovolgiamo e lasciamo cuocere per circa 3 minutini. Fuoco moderato, copriamo con il coperchio e dopo li giriamo dall'altro lato e li facciamo cuocere per altri 3 minutini. Voilà, i nostri involtini sono pronti. Andiamo ad impiattarli. Io ho già preparato delle patatine fatte in friggitrice ad aria con un paio di cucchiai di olio extravergine. Mettiamo un po' di lattughino sul fondo e naturalmente i nostri involtini. Per colorare il piatto possiamo aggiungere anche qualche pomodorino ciliegino. Bene, spero che questa ricetta semplice e sfiziosa vi sia piaciuta. Se è così, iscrivetevi al mio canale, condividete questa ricetta con i vostri amici e se vi va lasciate un bel like e commentate. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi aspetto, vi mando un bacione, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao!